Ed eccoci ritornati alla rubrica che a me piace tanto, quella delle app che vanno in sconto per quanto riguarda iPhone. Allora ragazzi, l'applicazione di cui vi parlerò oggi, a schermo ovviamente, diciamo abbreviata la ritroverete, la riconoscete come AI GIF Photo, il programma ovviamente si chiamerà in altra maniera, però non vi preoccupate sempre perché vi lascerò in descrizione il link che vi porterà direttamente all'App Store per acquistare il programma, perché ha un costo di 50 € ed acquistarlo a 0 cent, quindi senza spendere neanche un centesimo potete attivare benissimamente una volta aperto il programma, c'è scritto lifetime a 0 cent. Quindi direttamente vediamo cosa fa il programma. Già capite bene che lavorerà molto con le foto, però attraverso la AI, quindi la famosissima intelligenza artificiale. Clicchiamo il programmino. Guardate già che è bella questo logo iniziale fatto di intelligenza artificiale, figuriamoci un'app che lavora con l'intelligenza artificiale, è fatta veramente bene. Allora, intanto in alto a destra ovviamente abbiamo le classiche impostazioni, possiamo attivare la keyboard, quindi andare a cambiare sul setting la nostra keyboard della tastiera dell'iPhone, però io diciamo non lo faccio. Dovete soltanto nel setting accertarvi che sia il GIF quality, che il video quality, che il file format siano tutti praticamente su i primi due su HEIG, quindi il livello superiore, quello alto, e il file invece format su GIF, perché ora questo programmino è molto spinto e va sul GIF, però nulla vi vieta di fare sia il MOV o l'MP4 che sono entrambi formati video, quindi formati di movimento. La GIF stessa è quella che effettivamente diciamo si utilizza addirittura molto come formato il GIF, che non è altro che una foto in movimento, può sembrare strano ma è così, quindi è un come se fosse un JPEG che si va muovendo, proprio perché riprende un'istantanea di un video e la fa diventare sotto forma di JPEG GIF in questo caso. Il MOV e l'MP4 già l'abbiamo visto ovunque veramente miliardi di miliardi di volte, quindi comunque potete sostituirli come ben volete voi. Con la freccetta torniamo indietro. Cosa fa questo programma? Sopra intanto potete vedere che possiamo creare queste GIF, quindi queste classiche foto in movimento che praticamente vengono prese da una parte di video. Ovviamente quindi possiamo farlo da lì, la foto, lo slow motion, possiamo fare il burst photo, possiamo fare il famosissimamente time lapse, il live photo che ovviamente iPhone già ci ha abituato a fare, l'effetto boomerang eccetera, eccetera, eccetera. Questo poi ve la studiate voi perché comunque ha vita per 0 centesimi, quindi per nulla, gratis, avete tutto il tempo per studiarvela. Per esempio la cosa bellissima è che è anche un generatore di immagini. Se noi andiamo sull'AI tool, AI Tools, quindi tutto il comparto dell'intelligenza artificiale, la prima è proprio AI Image Art, quindi se clicchiamo possiamo andare a dare sempre il nostro praticamente prompt, quindi a scrivere, a dire cosa noi dobbiamo andare a costruire. Per esempio io posso mettere crea un'immagine di una barca in spiaggia. Punto. Crea un'immagine di una barca in spiaggia, quindi in questo caso ovviamente qua abbiamo noi cliccato, abbiamo creato 42 parole, però potete vedere sotto che ce ne sono anche fino a 1000, quindi possiamo anche ovviamente ragazzi più elaborate le facciamo, più li perderà a tempo e più può essere che pasticcerà un pochettino il lavoro. Qua mi dà anche la quantità di immagini che dobbiamo andare a creare, quindi se ne vogliamo 2, 3, 4, 5, quello che sia, e qua i famosi stili, se vogliamo il 3D, se vogliamo un film analogico, se vogliamo l'anime, se vogliamo cinematic, comic book, retro game, bellissimo. Qual è il retro game? Famosissimo il retro game, il famoso GTA. Quindi se vogliamo una foto a un livello di strategy, e questo come stili, perché poi abbiamo i quick set, quindi qua già lui può fare per esempio un sunny beach, quindi un sole estivo, quindi una giornata estiva, oppure tutto quello che c'è del resto, il quality praticamente la qualità, quindi se la vogliamo con alti dettagli, solo dettagliata, se la vogliamo con grossa qualità, elegante, eccetera, eccetera. Lo stesso i colori, dando un po' di tinta alla nostra foto, quindi se la vogliamo totalmente dark, totalmente ciano, come sfondo sto parlando, o i colori proprio principali. Se dite un uomo che è a mare, magari può fare una magliettina, un pantalone di quel colore che decidete voi. Quindi qui comunque nei tag possiamo andare a fare il tutto. Io mi fermo alla cosa più semplice, potrebbe essere lo stile, e perché no, potremmo magari crearlo in stile 3D model. Quindi in questo caso, una volta abbiamo scelto pure lo stile, non ci rimarrà che fare genera immagini. Dobbiamo attendere
la nostra AI dell'applicazione che genererà la nostra immagine e vedere se il risultato è perfetto. In questo caso devo dire che il risultato veramente è bellissimo, signori miei. Avete visto che bella immagine? Noi questa immagine la potremmo andare a mettere dove vogliamo. Se stiamo facendo un b-roll la possiamo inserire dentro i nostri video YouTube, se stiamo parlando per esempio di navi, se abbiamo un canale di barche, di vacanze, cioè è veramente fatta bene. Vedete questo tramonto, addirittura questa, acqua settaosa, questa barchetta messa lì in spiaggia, insomma ha creato quello che effettivamente mi aspettavo e volevo io. Quindi possiamo, se non siamo contenti, cliccare su Regenerate, quindi rigenerare nuovamente, oppure creare GIF. Quindi così potremmo esportare andando sopra su export, quindi sarebbe il classico salva, potremmo esportare la fotografia così, ma possiamo anche creare un GIF, e questo è per quanto riguarda l'AI Magic Art. Quindi poi cosa abbiamo? Abbiamo l'AI GIF Generator, quello che dicevo io, quindi se vogliamo generare una GIF, quindi qualche cosa che è in movimento. Quindi riscriviamo nuovamente crea un'immagine di una barca in spiaggia, vediamo cosa cambia. In questo caso possiamo scegliere che è l'analog film, vediamo cosa succede e clicchiamo su Generate, vediamo cosa combina. Perfetto, questa è la GIF, proprio è il classico movimento che dà una foto, quindi presa praticamente da un video. Quindi in questo caso noi, se siamo praticamente, contenti del risultato che ha dato, potremmo anche cliccare su esporta, quindi salva, oppure edit GIF, proprio lo andiamo a lavorare, quindi potremmo andare a lavorare lo speed, quindi se la vogliamo un pochettino più lenta come movimento praticamente, perché così è troppo veloce, quindi la potremmo anche abbassare come movimento. Questi sono i GIF. Potremmo andare a inserire dei canva, quindi l'orientamento, se la vogliamo 4/3, 3/4, 5/4, 1 su 1, per esempio se va su TikTok, su Instagram, eccetera, eccetera. Possiamo inserire anche del testo all'interno, possiamo inserire dei filtri, insomma possiamo aggiustare e fare tutti, le correzioni, insomma anche l'esposizione, saturazione, colore, tinta, tutto quello che vogliamo. Una volta che abbiamo aggiustato la nostra immagine, possiamo cliccare direttamente su export. Quindi in questo caso, questo è per quanto riguarda il comparto invece di AI GIF Generator. Una cosa veramente bellissima, e ragazzi sono programmi che costano appunto perché è difficile andare a trovare, dei programmi che facciano, questo in maniera perfetta, in maniera gratuita. E per esempio la rimozione degli oggetti. Ora per esempio io qui ho scattato una fotografia che è una tastiera a sinistra, un pezzo di una parte di tastiera con un mouse, con un fogliettino, là vedete un post-it, praticamente, giallino sulla destra, e a me questo post-it per esempio dà fastidio, lo voglio togliere. Vediamo lui come si comporta. Intanto possiamo andare a ingrandire o diminuire il nostro brush, che sarebbe il nostro pennellino, per specie di pennellino cerchietto, per incominciare a segnalare quello che vogliamo togliere. Vediamo se il programmino capisce bene quello che dobbiamo togliere e lo fa effettivamente togliere. Quindi io qua ho trascinato come se fosse una gomma l'oggetto, vediamo se lui capisce che mi deve rimuovere quello e ricostruire il pezzo, ed effettivamente ragazzi ha tolto l'oggettino, cioè a livello di Photoshop siamo tolto l'oggettino e ha ricreato il tappetino, questo è un tappeto di mouse, ha ricreato il tappetino nero con l'ombra esatta, quindi nemmeno con la luce, l'ha ricreata con l'ombra esatta. Quindi ragazzi potete vedere la qualità bellissima di questo programma. Se vogliamo fare qualche cosa di più importante, imponente, è proprio, togliere per esempio il mouse per vedere se riesce a che il mouse è postato in un punto fra luce e un po' di ombre, se riesce a ricostruire il tappetino sotto in maniera egregia. Facciamo una prova. Ragazzi, e come potete vedere ha ricreato parte del tappetino che non si direbbe che qui c'era posizionato prima un mouse, perché voi magari avete visto la foto precedentemente, quella precedente, ma potete capire come ha ricreato perfettamente la zona di ombra con la zona un pochettino, in sovraesposizione in luce, e ha fatto scomparire direttamente il mouse. Ragazzi, la trovo davvero una cosa impressionante. Quindi qua su More possiamo sempre, come al solito, essendo un programma che lavora molto, abbiamo detto, sulle GIF, o creargli la GIF oppure andare a fare il salvataggio. Quindi programma davvero, davvero bellissimo. Dopodiché cosa c'è di bello? C'è anche il Remove BG, che sarebbe la classica rimozione del fondale, quindi prende, per intenderci, quello che c'è alle spalle. Quindi ammettendo che io per ora mi trovo giusto solo questa foto, vediamo se lui riconosce il fondale dalla tastiera e da un mouse, riesce a rimuoverlo.
perfetto, ha fatto una rimozione perfetta. Significa che io posso andare a editare questa foto, perché l'ha reso il retro trasparente, e quindi io potrei andare a mettere anche un tappetino di mouse, per esempio azzurro, per dare o bianco, per dare più luminosità a questa foto. Potrei mettere anche uno sfondo di spiaggia, in modo che così faccio sembrare che il mouse, la tastiera e quello ovviamente che vedete è un braccetto, appunto se non vi piace il braccetto del monitor lo potete anche cancellare, come se fossero appoggiati praticamente in un terreno, ovviamente in una spiaggia, un terreno, insomma dove volete voi. Quindi possiamo andare a sostituire, praticamente a rimuovere i nostri fondali. Direttamente qui poi c'è l'AI Replace, quindi possiamo andare a sostituire tutto quello che vogliamo con l'AI, AI Synthetic, insomma se voi vedete, vi studiate voi il programmino, l'Illusion qua c'è praticamente, quindi per esempio la base con una montagna, il fondale, la faccia, mi sembra una che dovrebbe essere credo simile a Messi, non vorrei sbagliarmi, comunque o un personaggio qualsiasi, è molto somigliante a Messi. Quindi in questo caso vi potete andare a studiare questa applicazione, non vi faccio perdere ulteriore tempo, perché è in scadenza, avete 24 ore di tempo, approfittatene perché costa $50, quindi andate ad attivare immediatamente la lifetime, non sbagliate, vi uscirà 0 cent solo per iPhone. Vi lascerò il link in descrizione e dirvi al prossimo video. Ciao a tutti.